Oggi a Dai Roma News. Il tiki-taka di Leandro Paredes. Franz Timmermans canta l'inno della Roma. Una sosta da sfruttare. La Roma femminile pareggia a Monaco. Karsdorp per me non è mai rinato. Inizia Dai Roma News. Eccoci ad una nuova edizione di Dai Roma News. Prima di iniziare ti ricordo di mettere un mi piace e non mancare di iscriverti al nostro canale. La trasmissione viene pubblicata ogni martedì. Queste sono le nostre notizie. Iniziamo la trasmissione con Quoque tu Roma, figlia mea. Questa settimana, con il riposo del nostro campionato, voglio parlare di un nostro calciatore. Leandro Paredes, gioia e dolore del tifoso romanista. Paredes arriva alla Roma nel 2014 a 20 anni, proveniente dalla squadra argentina del Boca Juniors, acquistato dal grande Walter Sabatini, che lo gira in prestito al Chievo Verona, e nella stagione successiva si trasferisce alla Roma. Dopo un giro di squadre, Empoli, ancora Roma, Zenit San Pietroburgo, Paris Saint-Germain e Juventus, torna nuovamente a Roma nel 2023 acquistato a titolo definitivo dal direttore Tiago Pinto. Paredes è stato acquistato per giocare da regista, e quindi dovrebbe essere lui a far girare la squadra come un orologio svizzero. Invece è proprio questo ruolo che il calciatore non riesce ad esprimere. Dopo un inizio più che mai discreto è regredito a dei passaggetti che non servono a nulla. Invece di lanciare i suoi attaccanti si limita a svolgere il compitino, cincischiando con la palla come se avesse paura di prendere in mano la squadra. Sembra una condanna di tutti i calciatori che arrivano alla Roma. Iniziano bene con tante prospettive e dopo alcune partite cominciano a passare la palla ai difensori, che logicamente non sono certo dei Franz Beckenbauer. Le cose sono due: o sono gli allenatori che ordinano ai calciatori di passare la palla all'indietro, vedi Karsdorp, Zalewski, Spinazzola, e poi gli ultimi arrivati, Christensen e Paredes, oppure sono loro che si adagiano al clima festaiolo romano. Tutti questi nomi mi portano a pensare la prima ipotesi. E allora, quoque tu Leandro Paredes, figli mi? Abbandonerai gli ordini e riuscirai a diventare il regista che aspettiamo da tempo? Grazie, e alla prossima. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di assistere ad un video che ha fatto molto piacere a tutti i tifosi della Roma. Franz Timmermans, ex vicepresidente della Commissione europea, già noto tifoso giallorosso, ospite alla trasmissione locale Bush Show, ha infatti iniziato a cantare l'inno Roma Roma. In sottofondo la musica base, di Venditti, ha accompagnato il simpatico siparietto coinvolgendo tutto lo studio. Vediamo insieme il video. Jongens, even met z'n allen meedoen. Cuore d'esta città. Oh, wow. Wat is dit nou weer? Unico e grande amore di tanta gente che si fa stupirare. Je bent van AS Roma. Roma, Roma, Roma. Zo zijn ze. Kijk. Lascia En misschien dat jullie dit nummer niet kennen. Jeffy, ken jij het nummer? Adesso è il momento di Il punto del mister. Ritengo che la sosta dovrà servire a mettere in chiaro le idee della squadra, ma soprattutto a recuperare alcuni giocatori fuori da un po' di tempo per infortuni vari. Il capitano Pellegrini su tutti. Tutto questo per essere pronti alla ripresa del campionato e delle coppe. È arrivata l'ora di cercare di infilare una serie di risultati positivi che ci permettano di collocarci in una posizione di classifica migliore. Sinceramente non so se la squadra ce la farà ad arrivare fra le prime 4. Secondo il sottoscritto però le potenzialità ci sono tutte. Bisognerà trovare quella continuità che troppo spesso non c'è stata. È un fatto anche di convinzione mentale. Finora Mourinho è stato perfetto nelle coppe, visti i risultati ottenuti, ma nelle coppe è tutto diverso. Sono in pratica sempre degli scontri diretti, dove il nostro allenatore è capace di motivare la squadra. Ora è arrivato il momento di essere più continui in campionato, ma servirà più gioco, più personalità, più essere squadra. Il ritorno di Pellegrini sembra fatto apposta.
Auguriamocelo tutti! E sempre forza Roma! Poteva andare peggio. La scorsa settimana, le ragazze della Roma in trasferta a Monaco sono riuscite a riprendere un risultato che alla fine del primo tempo le vedeva in svantaggio di 2-0 contro la squadra del Bayern Monaco nella Women's Champions League. Infatti nel secondo tempo hanno ottenuto il pareggio con 2 reti di Biens e del capitano Giuliano. Queste sono le sue parole. Siamo venute qui per goderci la partita. Sappiamo benissimo che le partite si giocano e si cercano di vincere sempre. Siamo entrate con la cattiveria e la determinazione giuste che oggi ci hanno permesso di portare a casa un pareggio molto importante. È giunto il momento per dare la parola a Parla Pasquino. Il giornalista Lorenzo Pes del quotidiano Il Tempo ha pubblicato un articolo, con il quale non mi trovo d'accordo, dal titolo La rinascita di Karsdorp. Adesso, è vero che il calcio è bello perché ognuno di noi può esprimere il proprio parere, anche senza essere stato un grande calciatore, ma da un giornalista che segue ormai da molto tempo il gioco del calcio, ci si aspetta qualcosa in più. Il nostro, nel suo articolo ha affermato su Karsdorp. Nel derby è stato uno dei più positivi soprattutto nella prima parte di gara, 4 tiri verso la porta biancoceleste, tanti quanti ne aveva provati nella totalità delle sue precedenti apparizioni in Serie A. Ecco, è proprio in queste ultime parole che non mi riconosco nel pensiero di Lorenzo Pes. Anche perché il giornalista dovrebbe ricordare che i 4 tiri fatti nel derby sono stati tiri talmente maldestri, che al solo menzionarli mi sale il sangue al cervello. Si dirà, ma Karsdorp è un terzino. Sì, ma era all'interno dell'area e non è riuscito nemmeno a centrare la porta. In più vorrei ricordare a Lorenzo Pes che la maggior parte dei passaggi fatti dal giocatore sono passaggi all'indietro verso Mancini. E quando avanza sulla fascia, il 90% dei suoi cross, o li passa agli avversari, oppure non giungono mai a buon fine. Infatti lo stesso giornalista dice che nelle 16 partite disputate dal calciatore solo un cross, quello di Cagliari, è stato tramutato in rete. Quindi parlare di una rinascita di Karsdorp mi sembra un titolo alquanto avventato. E con ciò ho detto tutto. E quindi, dai Roma! Questa era l'ultima notizia. Se ti è piaciuta la trasmissione metti un mi piace. Ricorda di seguire le nostre notizie, iscrivendoti al nostro canale. Per riascoltarci, noi pubblichiamo ogni martedì. A risentirci alla prossima edizione di Dai Roma News.